L'anno scorso è stato scarsissimo, non abbiamo raccolto praticamente quasi niente perché serve sempre, come vedete, l'acqua. Hannes Langworth from Nordea has traveled to Fiorenzuola d'Ada in northern Italy to visit Andrea Balduzzi. Farming has been his livelihood for 30 years, since he took over the farm from his father. Sì, noi viviamo qua nell'azienda, siamo mia madre e mio fratello e sono io. Per me questa azienda qua è la vita non solo nostra, della nostra famiglia, ma anche dei nostri dipendenti che lavorano qua, ed è un investimento ed è proprio tutto quell'impegno che abbiamo fatto dai nostri nonni che stiamo portando avanti. Comunque tutto è sempre più difficile nonostante le cose climatiche. L'irrigazione qua era stato tirato via. So it's right that last year was the first time in 200 years that you didn't plant maize here. Non è mai successo che noi non siamo riusciti a piantare il mais o tutto quello, le ortaggi, da quando siamo in questa azienda. È stata la prima volta in assoluto, per una decisione per colpa dell'acqua, che non abbiamo mai piantato il mais. 2017 was a hard year for the Italian farmers. Drought plagued their fields, as seasonal rains never arrived, and the River Po could not provide the water needed to cultivate the lands. This meant billions of euros in losses. No, l'acqua siamo riusciti ad averla perché il pozzo dell'azienda è stato usato solo per gli animali, non per l'irrigazione. Perché una stalla del genere, con degli animali che sono circa sui 5-6 quintali, bevono 30 litri di acqua al giorno, se non 40 litri di acqua al giorno. Dunque ci vuole un quantitativo abbastanza importante di acqua e non possono rimanere senza bere, perché non si può non lasciarli morire di sete. Allora abbiamo deciso di dare il pozzo, di usarlo solo per gli animali. Non c'è nessun'altra fonte di derivazione di acqua. As in the rest of the world, the demand for water in Europe is increasing. But Europe's largest rivers, like the River Po in Italy, are shrinking as temperatures rise in the Alps, and the Alps feed the rivers. To call attention to the consequences of the melting glaciers, Peter Sandal and Danny Ullman are climbing for climate. Their aim is to climb all 82 summits in the Alps to create awareness of climate change. One of the things I hope people learn is just to see more visually, more viscerally, that glaciers are receding and there's less snow every year. The climate has always changed. Just like a stock market. The stock market goes up and down and does all these things, but specifically now in this period of human history, because of the amount of carbon we've put into the atmosphere, it's changed much more rapidly than it normally would have. The Alps are particularly vulnerable to climate change, with temperatures rising twice as fast as in the lowlands. Ludovic Ravenel from the University of Savoie in France is conducting research on the impact of the changing climate. When I was a child, the glacier were much lower in altitude. The rock faces were icy. It's not icy anymore. So in terms of landscape, it's completely different. Consequences are very, very wide in terms of range. It means as the glacier are lowering, it's not so good for the tourism, it's not so good for the alpinists. It gives flood into the valley, it can create risk. The consequences of the melting glaciers are not just a problem in the Alps. Farmers all over Europe draw water from the rivers that are fed by the Alps. For instance, farmers account for 80% of the water extracted from the River Po. When the little glacier will have disappeared, there will be less water into the valleys, into the lowlands, and it should be a real problem for agricultural tasks, for water, for people, for drinking and so on. According to researchers, the situation that Italy experienced in 2017 is becoming a trend, with climate change making droughts more serious.
and the frequency and severity of such events will increase in all of southern and southeastern Europe in coming decades. Ma io penso che ora come ora l'agricoltura diventa sempre più complicato, perché non sappiamo mai l'annata, perché noi non ragioniamo di giorni, noi dobbiamo basarci sul ragionamento di un anno, e non sapendo mai gli anni come vanno diventa abbastanza complicata la cosa, non avendo l'acqua l'agricoltura è ferma. Questi qua infatti erano completamente vuoti, i campi zero, assoluto, solo siccità e infestanti. Che qua sta cambiando il mondo, che sta cambiando tutto.